Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, la macchina che ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Il modello in scala 1:8, l'edizione Centauria, l'uscita è la numero 34 delle 110 previste per il completamento di questo modello. All'interno troviamo la paratia centrale del bagagliaio, qui poi ci andrà anche la ruota di scorta. C'è questo pezzo grande che vi ho appena detto adesso, più questi che sono i due tubi, parte destra e sinistra, più un adesivo a copertura di questo spazio. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, e ricordatevi sempre una cosa: io non sono un esperto, sono appassionato come voi, solo questo. Da me voi non potete imparare nulla. Se c'è qualcosa che vi può servire lo utilizzate, altrimenti il modello si monta così com'è, come nelle istruzioni. Detto questo, esorto le persone che mi guardano ad iscriversi al canale, sempre che ne abbiano piacere, ad attivare la campanella così da rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. La prima cosa che vado a fare è quella di applicare l'adesivo di copertura qui. Schiacciatelo bene su tutto il perimetro, evitando di premerlo al centro, perché sotto, ovviamente, essendoci il foro, poi si crea una depressione ed è brutto da vedersi. Invece così non si nota davvero nulla. Poi guardate, io vi dico cosa ho fatto per montare in maniera molto semplice, senza trovare complicazioni poi per poter far inserire questi innesti qui nelle rispettive sedi. Quindi, prima cosa, ho preso il cacciavite che ci viene dato in dotazione con la punta più piccola. Vedete che qui la circonferenza è minore rispetto a quella che abbiamo su questo pezzo. Sono andato a crearmi l'invito senza attraversare assolutamente il foro. Poi vado a rimuovermi questa sbavatura, altrimenti il pezzo non potrà mai e poi mai aderire perfettamente sotto, dove dovrà essere appoggiato. Considerate che questo pezzo, questo lato va coperto perché va in battuta con l'altro sotto, quindi non vi preoccupate che va via il colore bianco, ma è importante renderlo liscio per quello che vi ho detto prima. Perfetto. A questo punto, guardate, abbiamo i due tubi che vanno messi così, con questa curvatura. Aspettate che aumento di più la superficie dell'immagine. Ecco, con questa curvatura che va messa così, una da questa parte e una da quest'altra parte. Controllo, ma dovrebbe essere corretto così.
sì, è corretto così, ok? Mi accerto che entrino bene fino in fondo. Non fate troppo questo movimento perché rischiereste di rompere il perno dentro, piuttosto lo tirate poi fuori delicatamente così. Stavo pensando che se questo non si leva va bene, lo possiamo già lasciare inserito. Questo invece, ecco, questo è un po' troppo morbido, per cui questo sono sicuro che non si stacca, ma qui andrò a mettere un po' di collante. Adesso io so che questo tubo, questo finale qua, deve entrare in questo foro. Quindi prima di montarmi tutto, io devo essere sicuro che il perno entri, e così non entra. Assolutamente. Entra all'inizio ma fa fatica. Quindi cosa faccio? Prendo questo chiodino qua e mi creo l'entrata del tubo. Bene, lo provo. Ecco qui. E adesso si deve sicuramente inserire bene. Se non basta, ancora un po'. Poi vi faccio vedere com'è tutto più semplice. Ancora un po'. Pensate, è molto duro da fare entrare il chiodino, figuriamoci il perno. Provo adesso. Anzitutto levo la parte, vedete che in punta ha uno sfrido di lavorazione, lo levo, ecco, così. Ecco, vedete? Si è inserito perfettamente, quindi adesso lo sfilo così e so che questo è perfettamente entrato. Adesso proviamo questo di qua, però c'è il problema di prima, vediamo se riesco a sfilarlo. Perfetto. Questo va da quest'altra parte, non entra. Stesso lavoro, senza fretta. Proviamo. Non è questo, ma è questo. Ma guardate. Ecco, a questo punto mi preparo della colla. Perché bisogna sì montarlo, ma anche montarlo senza diventare esauriti, ecco. Allora,
prendo un po' di questa e un po' di questa. Perfetto. Questa la leviamo. Adesso la mescolo e vi faccio vedere. Allora, questo così, e lo mettiamo così. Controllo, ma sicuramente è corretto così perché la curvatura è quella. Sì. Poi metto un po' di colla in questo foro dove ho messo prima il chiodo e in questo. Perfetto. E tanto, visto che non dobbiamo più toccarlo, qui in realtà non servirebbe metterla, però ce l'ho e la metto. Bene, adesso guardate. Inserisco questo prima di qua perché è quello più complicato. E lui è già dentro. Adesso metto anche l'ultimo, facendolo flettere verso il basso delicatamente. Guardate. Devo solo farlo entrare un po' di più ed è perfetto così. Ecco, vi faccio vedere. Qui entra praticamente da solo nei suoi perni. Schiaccio qua, qua, inserisco tutto fino in fondo. Avete visto? Poi controllo il gomito sotto, quello blu, e mi accerto che sia tutto entrato all'interno. E lo è, adesso lo è. Stessa cosa faccio di qua. Avete visto? Non ho fatto alcuna fatica e ho montato perfettamente tutto bene. Mi è rimasto, visto che ho un po' di colla, mi è rimasto da fissare questo qua. Questo va tirato fuori, così. Questo invece vi ricordo che va messo nel foro. Volevo anche salutare Massimiliano e ringraziarlo perché mi ha mandato un video dove mi ha fatto cambiare la posizione di questo tubo, mi ha mandato
un video delle foto della macchina reale, che in effetti il tubo è girato da questa parte ed è anche più bello che vederlo qua in mezzo. E quindi grazie Massimiliano. Adesso io devo andarmi a fissare questo. Invece di tagliarlo, io lo lascerei anche così lungo, che mi piace, che fletta così, e me lo blocco qua sotto, come ho fatto qui. Vi ricordate che ve l'avevo detto nell'ultimo video che poi successivamente sarei andato a bloccarmi le parti qui, e così ho fatto. Faccio la stessa cosa da questa parte. Non lasciateli troppo lunghi, altrimenti poi potrebbero dare fastidio per il montaggio. È vero che potete tagliarli, però ecco fatto. Io adesso aspetto che asciughi senza problemi. Il montaggio è terminato. Avete visto con quale semplicità è stato appunto montato il modello, o meglio parte del modello. Adesso vi faccio vedere dove siamo arrivati con questo montaggio numero 34. Siamo, perché siete voi, come vi ho detto già all'inizio, parte integrante di questo canale. Questo è il meraviglioso cofano, che è bello, tutto in metallo, targhette in alluminio, targhe in alluminio, vetro resina, finte guarnizioni e paracalore per la turbina che c'è sotto. Opera d'arte, musetto anteriore, filetti impeccabili senza la minima incertezza. Saranno necessari 10 LED, frecce comprese, per rendere funzionale tutto questo musetto. Splendido. Adesso prendo il telaio, eccolo qui, qui abbiamo parte del motore. Una volta montato tutto non riusciremo neanche a metterci le dita, sappiamo come sono i tedeschi, sono precisissimi. Guardate che meraviglia. Anche questo è un modello meraviglioso. Mi piace come lavora la Centauria, mi piace davvero. Seguitemi anche per il montaggio della Ferrari 330 P4, andrò subito dopo questo video a preparare l'uscita numero 2 e mi raccomando, se avete piacere di darmi un'ulteriore mano per la crescita del canale, oltre ad iscrivervi e ad attivare la campanella, condividete i miei video nei gruppi dedicati. 25 persone la settimana scorsa hanno condiviso i miei video, vi ringrazio perché a noi ci arriva tutto. C'è un programma che si chiama YouTube Studio dove possiamo vedere il numero degli iscritti, ovviamente il nome degli iscritti e quelli che si cancellano, e quindi sappiamo tutto perché insomma il canale è molto meticoloso e YouTube lavora veramente bene per quelli che hanno un canale. Io quindi vi ringrazio sempre del vostro tempo, un abbraccio e un saluto a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!